Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud per preparare un piatto che vedrete assomiglia molto a un piatto occidentale. Sto parlando del Yukkoe, ovvero la tartara di manzo alla coreana. Questo piatto è semplicemente una tartara come la possiamo mangiare nelle nostre zone, ma chiaramente condita con degli ingredienti tipici coreani, quindi l'olio di sesamo, la salsa di soia e la pera nashi, ovvero una pera particolare asiatica utilizzata soprattutto in Corea e in Giappone, più delicata della nostra, che conferirà al piatto un sapore dolce-salato. Visto che solitamente la tartara di manzo si mangia accompagnata da patatine fritte, anche questa versione coreana sarà accompagnata da delle chips, ma non di patata, bensì di radice di loto, che vedrete sono molto facili da preparare. Andiamo a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per la tartara di manzo avremo bisogno di 200 g di filetto di manzo o di altra parte magra, 50 g di pera nashi o una pera normale, 2 tuorli d'uovo, un cucchiaino di scorza di lime, un cucchiaio di succo di lime, un cipollotto asiatico o un piccolo cipollotto normale, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiaini di salsa di soia, 2 cucchiaini di olio di sesamo, un po' di pinoli tostati, un po' di sesamo tostato e sale e pepe quanto basta. Per le chips di loto ci serviranno una radice di loto, olio per frittura, sale fino, peperoncino in polvere e aglio in polvere quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 fasi: la preparazione delle chips di loto, la preparazione della tartara e per finire l'impiattamento. Con l'aiuto di un pelapatate sbucciamo la radice di loto. Tagliamo la punta in diagonale, quindi con l'aiuto di una mandolina affettiamo la radice in modo di ricavare delle fettine di circa 1-2 mm di spessore. Immergiamole ora in acqua per togliere un po' di amido, quindi scoliamole e distendiamole su un vassoio ricoperto di carta assorbente. Tamponiamole ora con un ulteriore foglio per eliminare più umidità possibile. Una volta fatto, passiamo alla fase della cottura. Scaldiamo l'olio a 170 gradi. Immergiamo le fettine di loto in piccole quantità per non abbassare troppo la temperatura dell'olio e friggiamole tenendole mescolate per circa 2 minuti. Quando l'olio smetterà di sfrigolare, il loto colorerà velocemente, quindi togliamolo subito e scoliamolo su un vassoio ricoperto con carta assorbente. Cospargiamo adesso le chips con sale fino, aglio in polvere, peperoncino in polvere e mescoliamo il tutto delicatamente. Il loto croccante è pronto, riserviamolo a parte. Cominciamo col tagliare a fette sottili il filetto. Sovrapponiamo le fettine e tagliamole prima a bastoncino e poi a piccoli cubetti. Arrivati a questo punto possiamo decidere di battere la carne al coltello per renderla più fina o, come farò io, lasciarla a cubetti per una consistenza diversa. Distendiamo ora la carne su un vassoio, ricopriamo con pellicola alimentare, appiattiamo bene con il palmo della mano e lasciamo riposare in congelatore per 15 minuti. Nel frattempo prepariamo il condimento. Tagliamo la pera nashi a fettine, sovrapponiamo le fettine e tagliamole a fiammifero sottile, quindi mettiamo il tutto in un recipiente. Separiamo il bulbo del cipollotto dallo stelo e tagliamo quest'ultimo a tocchetti di 2-3 cm. Una volta fatto, uniamoli al nashi. Tagliamo in due il bulbo del cipollotto e tritiamolo finemente, quindi aggiungiamolo agli altri ingredienti. Schiacciamo l'aglio con la parte piatta del coltello, quindi tritiamolo finemente. Aggiungiamolo infine agli altri ingredienti. Uniamo ora anche la scorza di lime e qualche goccia di succo, 2 cucchiaini di olio di sesamo, 2 cucchiaini di salsa di soia, un po' di sale fino e una grattata di pepe nero. Mescoliamo ora tutti gli ingredienti, uniamo la carne ben fredda e incorporiamola bene al resto. Assaggiamo per correggere in caso il condimento, quindi aggiungiamo i pinoli tostati e i semi di sesamo. Non ci resta che mescolare bene il tutto e prepararci per l'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Con l'utilizzo di un cerchietto metallico posizioniamo metà della carne, pressandola e livellandola con un cucchiaio. Creiamo ora una piccola conca al centro e sfiliamo il cerchio metallico. Posizioniamo delicatamente un tuorlo d'uovo
Aggiungiamo una tazzina con alcune chips di loto e una immancabile fogliolina per decorare. E il nostro yukoe è pronto ad essere degustato. Ed ecco fatto, finita anche la ricetta della yukoe, questa tartara di manzo alla coreana che, come avete visto, è molto semplice da realizzare. Si tratta di una semplice tartara di manzo condita però con degli ingredienti tipici coreani. La tartara di manzo è sicuramente uno dei piatti più personalizzabili che esiste al mondo. C'è chi la preferisce un po' più salata, chi un po' più piccante, chi ci vuole mettere un po' più di olio. Molto dipende anche da quanto è zuccherata la vostra pera nashi oppure quanto è salata la vostra salsa di soia. Insomma, sono un sacco di variabili, d'accordo? Quindi, proprio per questo vi dico di assaggiarla per poterla correggere chiaramente prima di doverla impiattare. Per quanto riguarda invece le chips di radice di loto, mi raccomando non tagliatele troppo fine alla mandolina perché durante la frittura perderanno molta acqua, quindi si ristringeranno, diventeranno più piccole e ancora più fini. Quindi se sono già molto fini prima di cuocerle, alla fine della frittura saranno talmente friabili che si romperanno mentre provate a mescolarle, quindi attenzione a questo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumetto Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo subito. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Dalla prossima settimana i video di Gurumetto si interromperanno per un piccolo periodo perché devo andare a Parigi a fare finalmente una cosa che da un sacco di tempo che voglio fare. Matane!